Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali Roche SpA. Ultimo aggiornamento 17 gennaio 2022. Cos'è Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali? Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali è un farmaco a base del principio attivo Casirivimab più Indevimab, appartenente alla categoria degli anti-Covid, anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali. È commercializzato in Italia dall'azienda Roche SpA. Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Casirivimab più Indevimab anticorpi monoclonali 300 mg/2,5 ml 1 flaconcino EV più 300 mg/2,5 ml 1 flaconcino EV. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Roche SpA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe CN. Principio attivo Casirivimab più Indevimab. Gruppo terapeutico anti-Covid, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Casirivimab più Indevimab sono indicati per il trattamento della malattia da coronavirus 2019, Covid-19, da lieve a moderata in pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a 12 anni, con infezione confermata in laboratorio da SARS-CoV-2 e che sono ad alto rischio di Covid-19 severa. Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti: indice di massa corporea, Body Mass Index, BMI, e 30, oppure 95esimo percentile per età e per genere, insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi, diabete mellito non controllato, HbA1c 9,0%, 75 mol/mol, o con complicanze croniche, immunodeficienza primitiva o secondaria, età 65 anni, malattia cardio-cerebrovascolare, inclusa ipertensione con concomitante danno d'organo, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra malattia respiratoria cronica, ad esempio soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2, epatopatia cronica, emoglobinopatie, patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative. Covid-19 deve essere di recente insorgenza e comunque da non oltre 10 giorni e confermata da positività di esame virologico diretto per SARS-CoV-2. Il trattamento è possibile oltre i 10 giorni dall'esordio solo in soggetti con immunodeficienza che presentino sierologia per SARS-CoV-2 negativa e prolungata positività al tampone molecolare. Casirivimab e Indevimab sono indicati per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età superiore a 12 anni ospedalizzati per Covid-19, anche in ossigenoterapia convenzionale, non ad alti flussi e non in ventilazione meccanica, ma con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti-spike di SARS-CoV-2. Casirivimab e Indevimab non devono essere usati nei pazienti in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione meccanica. Posologia. Il trattamento con Casirivimab più Indevimab deve essere avviato e monitorato da un medico qualificato. L'utilizzo di Casirivimab e Indevimab è limitato alle strutture sanitarie che consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse severe, vedere paragrafo 4.4. Casirivimab e Indevimab devono essere somministrati insieme, in un'unica infusione endovenosa. Posologia. La dose raccomandata di Casirivimab e Indevimab è di 1200 mg di Casirivimab e 1200 mg di Indevimab somministrati in un'unica infusione endovenosa, vedere la tabella 1.
per la sola popolazione dei pazienti adulti e pediatrici di età superiore a 12 anni ospedalizzati per Covid-19, anche in ossigenoterapia convenzionale, non ad alti flussi e non in ventilazione meccanica, ma con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti-spike di SARS-CoV-2. La posologia raccomandata è di 4.000 mg di casirivimab e 4.000 mg di indevimab somministrati in dose singola per via endovenosa, vedere la tabella 2. Durata del trattamento e monitoraggio: somministrare mediante infusione endovenosa attraverso un catetere endovenoso dotato di filtro da 0,2 micron, in linea o aggiuntivo. La velocità di infusione può essere rallentata oppure l'infusione può essere interrotta se il paziente sviluppa qualsiasi segno di eventi associati all'infusione o altri eventi avversi. I pazienti devono essere monitorati durante l'infusione e per almeno un'ora dopo la fine dell'infusione. Popolazioni speciali: compromissione renale. Non è raccomandato alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. La farmacocinetica di casirivimab e indevimab non è stata valutata nei pazienti con compromissione epatica. Non è noto se sia appropriato un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di casirivimab e indevimab nei bambini al di sotto di 12 anni di età non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato un aggiustamento del dosaggio nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 12 anni, vedere paragrafo 5.2. Popolazione anziana. Non è necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti di età e 65 anni. Modo di somministrazione ai pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a 12 anni, con Covid-19 da lieve a moderata. Casirivimab e indevimab devono essere somministrati insieme in un'unica infusione endovenosa. Non somministrare come iniezione intramuscolare, IM, o sottocutanea, SC. Estrarre i flaconcini di casirivimab e indevimab dal frigorifero e attendere circa 20 minuti affinché raggiungano la temperatura ambiente prima della preparazione. Non esporre al calore diretto. Non agitare i flaconcini. Prima della somministrazione, ispezionare visivamente i flaconcini di casirivimab e indevimab per escludere la presenza di particolato o alterazione del colore. Se si osserva particolato o alterazione del colore, scartare i concentrati e utilizzare flaconcini nuovi. I concentrati presenti in ciascun flaconcino devono essere da limpidi a leggermente opalescenti, da incolori a giallo chiaro. Prendere una sacca pre-riempita per infusione EV contenente 50 ml, 100 ml, 150 ml o 250 ml di cloruro di sodio allo 0,9% per preparazioni iniettabili. Aspirare 10 ml di casirivimab e 10 ml di indevimab da ciascun rispettivo flaconcino utilizzando due siringhe separate, vedere la tabella 1, e iniettare tutti i 20 ml in una sacca pre-riempita per infusione contenente cloruro di sodio allo 0,9% per preparazioni iniettabili, vedere la tabella 1. Scartare l'eventuale prodotto residuo nei flaconcini. Capovolgere manualmente la sacca per infusione con delicatezza circa 10 volte per miscelare il contenuto. Non agitare. Questo prodotto è privo di conservanti, pertanto la soluzione per infusione diluita deve essere somministrata immediatamente. Se non è possibile somministrarla immediatamente, conservare la soluzione diluita di casirivimab e indevimab in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 gradi e 8 gradi per non più di 36 ore, oppure a temperatura ambiente fino a 25 gradi per non più di 4 ore. Se la soluzione per infusione viene refrigerata, riportarla a temperatura ambiente attendendo circa 30 minuti prima della somministrazione. Pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a 12 anni, ospedalizzati per Covid-19, anche in ossigenoterapia convenzionale, non ad alti flussi e non in ventilazione meccanica, casirivimab e indevimab devono essere somministrati insieme in un'unica infusione endovenosa. Non somministrare come iniezione intramuscolare, IM, o sottocutanea, SC. Estrarre i flaconcini di casirivimab e indevimab dal frigorifero e attendere circa 20 minuti affinché raggiungano la temperatura ambiente prima della preparazione. Non esporre al calore diretto. Non agitare i flaconcini. Prima della somministrazione, ispezionare visivamente i flaconcini di casirivimab e indevimab per escludere la presenza di particolato o alterazione del colore.
Se si osserva particolato o alterazione del colore, scartare i concentrati e utilizzare flaconcini nuovi. I concentrati presenti in ciascun flaconcino devono essere da limpidi a leggermente opalescenti, da incolori a giallo chiaro. Procurarsi una sacca endovinosa da 250 ml di cloruro di sodio allo 0,9% per preparazioni iniettabili. Utilizzare una combinazione appropriata di nuove siringhe per prelevare 66,6 ml di cloruro di sodio allo 0,9% dalla sacca endovinosa ed eliminarli. Utilizzando nuove siringhe con nuovi avi, prelevare un volume totale di 33,3 ml di Casirivimab dal flaconcino di concentrato. Aggiungere 33,3 ml di Casirivimab alla sacca di cloruro di sodio allo 0,9%. Capovolgere delicatamente, non agitare, la sacca endovinosa 10 volte per assicurarsi che la soluzione di Casirivimab e la soluzione di cloruro di sodio allo 0,9% siano ben miscelate. Utilizzando nuove siringhe con nuovi avi, prelevare un volume totale di 33,3 ml di Indevimab dal flaconcino di concentrato. Aggiungere 33,3 ml di Indevimab alla sacca di cloruro di sodio allo 0,9% già contenente Casirivimab. Capovolgere delicatamente, non agitare, la sacca endovinosa 10 volte per garantire che i due anticorpi monoclonali e la soluzione di cloruro di sodio allo 0,9% siano ben miscelati. Chiudere la porta di ingresso della sacca per infusione endovinosa come da prassi locale. Questo prodotto è privo di conservanti, pertanto la soluzione per infusione diluita deve essere somministrata immediatamente. Se non è possibile somministrarla immediatamente, conservare la soluzione diluita di Casirivimab e Indevimab in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 gradi e 8 gradi per non più di 36 ore oppure a temperatura ambiente fino a 25 gradi per non più di 4 ore. Se la soluzione per infusione viene refrigerata, riportarla a temperatura ambiente attendendo circa 30 minuti prima della somministrazione. Non essendo disponibili dati di stabilità chimico-fisica e microbiologica per la preparazione della somministrazione di 8000 mg, 4000 mg di Casirivimab e 4000 mg di Indevimab, utilizzando flaconcini da 2,5 ml, la soluzione per infusione diluita deve essere somministrata immediatamente. Se non viene utilizzata immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore. Tabella 1. Dosaggio raccomandato, istruzioni per la diluizione e per la somministrazione di Casirivimab e Indevimab per infusione EVI nei pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a 12 anni, con Covid-19 da lieve a moderata dose da 2-400 mg di Casirivimab e Indevimab. Aggiungere 10 ml di Casirivimab, utilizzare uno flaconcino da 11,1 ml oppure 4 flaconcini da 2,5 ml e 10 ml di Indevimab, utilizzare uno flaconcino da 11,1 ml oppure 4 flaconcini da 2,5 ml, per un totale di 20 ml, in una sacca pre-riempita per infusione contenente cloruro di sodio allo 0,9% e somministrare in base alle seguenti istruzioni: dimensione della sacca per infusione contenente cloruro di sodio allo 0,9%, velocità massima di infusione, tempo minimo di infusione 50 ml 210 ml barra ora 20 minuti 100 ml 360 ml barra ora 20 minuti 150 ml 510 ml barra ora 20 minuti 250 ml 540 ml barra ora 30 minuti a 1200 mg di Casirivimab e 200 mg di Indevimab vengono aggiunti alla stessa sacca per infusione e somministrati insieme in un'unica infusione endovinosa. B. Al termine dell'infusione, lavare con cloruro di sodio allo 0,9% per preparazioni iniettabili. Tabella 2. Dosaggio raccomandato, istruzioni per la diluizione e per la somministrazione di Casirivimab e Indevimab per infusione EVI nei pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a 12 anni, ospedalizzati per Covid-19, anche in ossigenoterapia convenzionale, non ad alti flussi e non in ventilazione meccanica, dose da 8000 mg di Casirivimab e Indevimab. Aggiungere
33,3 ml di Casirivimab e 33,3 ml di Indevimab, per un totale di 66,6 mlc, in una sacca pre-riempita per infusione contenente cloruro di sodio allo 0,9% e somministrare in base alle seguenti istruzioni: dimensione della sacca per infusione contenente cloruro di sodio allo 0,9%, velocità massima di infusione, tempo minimo di infusione 250 ml 250 ml barra ora 60 minuti. B. Al termine dell'infusione, lavare con cloruro di sodio allo 0,9% per preparazioni iniettabili. C. Il residuo di prodotto non utilizzato va scartato e smaltito. Controindicazioni: ipersensibilità a Casirivimab o Indevimab o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità incluse reazioni correlate all'infusione con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Casirivimab e Indevimab sono anticorpi monoclonali che non vengono escreti per via renale o metabolizzati dagli enzimi del citocromo P450, pertanto sono improbabili. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Casirivimab più Indevimab. Anticorpi monoclonali durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Casirivimab più Indevimab. Anticorpi monoclonali durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. I dati relativi all'uso di Casirivimab più Indevimab in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Non sono disponibili dati da studi di tossicità riproduttiva sugli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Casirivimab più Indevimab non alterano in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza: complessivamente, oltre 2100 soggetti sono stati esposti a Casirivimab più Indevimab per via endovenosa nel corso di studi clinici in cui sono stati inclusi volontari, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non vi è esperienza di sovradosaggio acuto di Casirivimab più Indevimab nell'uomo. Durante gli studi clinici sono state somministrate dosi fino a 4000 mg di Casirivimab e 4000 mg di Indevimab senza tossicità. Dose limitante. Il trattamento del sovradosaggio deve consistere in misure di supporto generali, incluso il monitoraggio dei segni vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente. Non esiste alcun antidoto specifico per il sovradosaggio di Casirivimab e Indevimab. Proprietà farmacodinamiche. Casirivimab categoria farmacoterapeutica. Non ancora assegnata. Codice ATC. Non ancora assegnato. Indevimab categoria farmacoterapeutica. Non ancora assegnata. Codice ATC. Non ancora assegnato. Meccanismo d'azione. Casirivimab più Indevimab sono un'associazione di proprietà farmacocinetiche. Ci si attende che la farmacocinetica di Casirivimab più Indevimab sia coerente con quella dimostrata da altri anticorpi monoclonali IgG1 umani. Dati preclinici di sicurezza: non sono stati effettuati studi di cancerogenicità, genotossicità, tossicità riproduttiva e fertilità con Casirivimab più Indevimab. Elenco degli eccipienti: L-istidina, L-istidina monocloridrato, monoidrato polisorbato, 80 saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.